Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi, che sarà un pochino lungo, per cui magari mettetevi comodi e guardate qui sotto, YouTube mi dà la possibilità di suddividere il video in capitoli e ve l'ho suddiviso in capitoli, così magari se arrivate a un certo punto volete fermarvi, poi dopo potete riprendere la volta dopo ripartendo da quel capitolo lì, oppure saltare al capitolo che volete. Di cosa parleremo? Parleremo di portare il cavallo a casa, quali sono i pro, quali sono i contro rispetto che a tenerlo al maneggio, le spese che dobbiamo mettere in conto di andare a affrontare, tutto quello che riguarda un po' a 360 gradi questa scelta. Spero che il video sia interessante, guardatelo fino in fondo perché in fondo faccio un pochino il riepilogo di quelli che potrebbero essere le spese per affrontare questa scelta e poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. La prima cosa che dobbiamo fare prima di portare il cavallo a casa è avere assolutamente delle conoscenze di base importanti del cavallo. Per conoscenze di base io non intendo saper montare, trottare, galoppare e fare tutte le manovre possibili che ci vengano in mente quando siamo in sella. Per conoscenze di base io sto parlando di quello che serve ad un cavallo tutti i giorni per stare bene, quindi dobbiamo avere conoscenze che riguardano l'alimentazione, dobbiamo avere conoscenze riguardo a capire a prima occhiata, appena guardo il cavallo, se il cavallo sta bene o se sta male, se ci sono dei problemi di vario genere, capire gambe gonfie, cavallo che mangia male, il cavallo che si muove male, il cavallo che sta in terra quando invece normalmente non ci sta quasi mai, tutte cose che fanno parte di una conoscenza che io ritengo di base. Senza quella portarsi a casa il cavallo è assolutamente da non consigliare, perché le problematiche a cui ci esponiamo sono tante e tali che probabilmente è più facile che qualcosa vada storto piuttosto che vada tutto liscio. Poi tutto si può fare, però sicuramente avere delle conoscenze di base ci predispone poi a prenderci cura di questo animale in maniera adeguata, quindi assolutamente leggere, frequentare dei corsi, frequentare magari farsi consigliare anche da veterinari, farsi consigliare da chi dove abbiamo il cavallo in questo momento, se è un gestore di un maneggio magari ci sa dare un po' di informazioni. Io purtroppo ho visto gente che porta il cavallo a casa e non sa quanto fiano mangia, quindi anche lì si tratta di imparare, avere delle conoscenze importanti, ok? Prima di pensare anche solamente di portare il cavallo a casa. Un altro aspetto importante che dobbiamo curare assolutamente è l'alloggio e le recinzioni. Okay? Prima di portare il cavallo a casa dovrò predisporre tutto quello che sarà l'ambiente che lo dovrà ospitare. Quindi devo pensare a una box o ancora meglio una capannina, ma che sia anche chiudibile. Okay? Per questo che io consiglio sempre di costruire una capannina che comunque possa essere chiusa in qualche maniera, quindi o un box con un'entrata davanti e un'entrata di dietro, in modo che dietro ci posso mettere una recinzione e quindi fare un paddock, però all'occorrenza posso anche chiuderlo e farlo rimanere box. Perché questo è importante? Perché chiaramente il cavallo ci può essere delle situazioni e delle condizioni che desidero che stia dentro il box, no? Mettiamo caso che si sia fatto male e che quindi non può camminare, oppure che sia troppo fangoso il terreno per cui è meglio che stia dentro quel giorno lì. Possono essere tante le situazioni che si vengano a creare e di conseguenza è sempre meglio predisporre un posto dove il cavallo può stare durante la notte e durante il giorno, uscire e andarsene per i cavoli suoi, in modo che sia un po' autonomo, ma che all'occorrenza io lo posso in qualche maniera bloccare e tenere dentro. Fra tutte mi viene in mente, qualche anno fa abbiamo avuto un caso di una colica importante, il nostro cavallo è stata operata, una femmina, e poi dopo per un periodo di tempo che è durato 6 mesi abbiamo dovuto mixare un po' la gestione e abbiamo dovuto per il primo periodo abbiamo dovuto tenerlo chiuso dentro il box. Quindi in quel caso lì, se non avessi avuto una situazione del genere dove potevo chiudere, sarebbe stato un problema. Altra cosa importante sono le recinzioni. Ad esempio nel nostro caso noi usiamo le recinzioni elettriche e vanno benissimo le recinzioni elettriche, non c'è nessun problema, a patto che sia accesa la recinzione elettrica, perché se no ci sono dei cavalli che imparano subito a testare se c'è o meno la corrente e poi dopo riescono a trovare il modo di uscire se non c'è la corrente. Altra cosa importante è magari avere una doppia recinzione, perché se io porto il cavallo a casa e magari non ci sono durante tutto l'arco della giornata, oppure lo tengo in un terreno che è vicino casa ma che comunque non è controllato perché non c'è nessuno che ci sta dalla mattina alla sera, il cavallo
cavallo potrebbe uscire per qualche motivo. Mettiamo caso che si scarica la batteria della recinzione elettrica, va via la corrente, che ne so io. Quindi in quei casi lì è sempre meglio avere una doppia recinzione, cioè una recinzione del luogo all'interno del quale ci ho fatto l'alloggio, la recinzione per il mio cavallo. Una recinzione che può essere con la rete, una recinzione che può essere con la staccionata, una recinzione come vi pare a voi, però vi dà un doppio controllo, una doppia sicurezza, perché vi permette magari, anche se il cavallo esce, voi arrivate la sera a sistemare il vostro cavallo e lo trovate in giro, ma comunque non via, non fuori. Un altro aspetto importante da curare è l'alimentazione, quindi io, come dicevo prima, quando porto a casa il mio cavallo devo essere cosciente di cosa dargli da mangiare, devo essermi formato un po', mangime, non mangime, il tipo più giusto per il tipo di attività che fa il mio cavallo, se è un cavallo in accrescimento, se è un cavallo che è già adulto e che fa poca attività, il tipo di fieno da prendergli, se è un cavallo che magari ha bisogno di un aiutino in più, magari mi doto anche di un po' di fieno d'erba medica. La qualità del fieno è veramente molto importante, per cui purtroppo mi dispiace dirvelo, ma dobbiamo diventare un pochino bravi anche a capire il tipo di fieno che stiamo comprando. Possiamo comprarlo in presse a questa maniera qui, possiamo comprarlo in rotoballe, quello è indifferente, è sempre lo stesso tipo di fieno, solo che se non avete ad esempio dei mezzi a casa per poter spostare le rotoballe, e se siete da soli per cui diventa difficile spostare da solo una rotoballa, vi conviene andare sulle pressette, che comunque, anche se hanno un costo maggiore, sono sicuramente molto più facili da gestire se siete da soli, o magari se siete una donna per cui magari avete un pochino meno forza, e sicuramente riuscite a stivarle anche molto meglio, perché il problema poi delle rotoballe è che se magari trovate qualcuno che vi porta la rotoballa e ve le stiva tutte in un posto e magari le coprite con un telo di plastica, poi dopo dovete tirarle via da lì, metterle in un posto riparato, smontarle, farci le reti o comunque prendere il fieno, portarlo dal cavallo. È diciamo una gestione nella gestione, no? Mentre la pressa è tutto molto più semplice, però costa molto di più. Diciamo il costo a quintale può arrivare a essere anche un 30% in più rispetto a quello che invece spendiamo comprando la rotoballa. Quindi l'alimentazione è una cosa importantissima per il cavallo, dobbiamo veramente formarci in maniera accurata prima di portare il cavallo a casa. E un'altra cosa che dobbiamo tenere di conto è che mi serve anche una struttura per ospitare il fieno, per ospitare, se magari mi compro un trattorino, un trattore, per ospitare tutto quello che mi serve per pulire il cavallo, quindi le forche, le carriole, tutto quello che mi serve poi per la gestione quotidiana. E non deve essere qualche cosa che mi ci vuole un'ora e mezzo per prenderlo, tirarlo fuori, perché io dovrei arrivare e in 5 minuti sistemare il mio cavallo, quindi deve essere tutto predisposto nella maniera migliore possibile. Altro aspetto importante è l'addestramento e l'esercizio fisico, cioè se io porto a casa il mio cavallo, a meno che io non abbia solo intenzione di farci delle belle passeggiate intorno a dove abito, devo mettere in conto di poter avere un luogo dove poterlo muovere un po' il mio cavallo, e in quel caso lì devo predisporre anche un'area recintata con un fondo adeguato. Un fondo adeguato cosa vuol dire? Che deve essere un fondo che mi permette di lavorare il cavallo non solamente nei mesi estivi, ma anche nei mesi un pochino peggiori, come può essere quelli autunnali o quelli magari di inizio primavera, se non anche d'inverno. Un fondo che, anche se non è in sabbia del po' spettacolare, che comunque sia un fondo fruibile buona parte dell'anno, e che sia anche recintato, perché se voglio lavorarci un pochino bisogna che magari mi doti anche di una recinzione, perché la recinzione è un'attrezzatura molto utile quando facciamo addestramento del nostro cavallo. Anche se magari voi dite io porto a casa il mio cavallo ma tanto ci vado a fare solamente le passeggiate e non mi interessa avere un luogo dove lavorare, purtroppo state sbagliando, perché non è così, perché molte volte capita che non possiamo andare fuori in passeggiata ma che vogliamo muovere un po' il nostro cavallo, e magari nel posto dove sta c'è fango, allora spostarlo, metterlo in un campo, farlo muovere un pochino da sella e da terra è sicuramente un aiuto importante che gli date nella sua normale attività fisica che dovrebbe fare tutti i giorni, perché ricordiamoci che il cavallo è un atleta, non possiamo tenerlo lì fermo per mesi e poi ci svegliamo una mattina che siccome è una bella giornata andiamo fuori a fare una passeggiata di una giornata intera, oppure stiamo fuori 3-4 ore, galoppo trotto. Quel cavallo lì non sarà contento di questa gestione, ok? Un'altra cosa importante da ricordarsi è i piedi.
piedi e tutta la parte di veterinaria. Cioè io, se porto a casa il mio cavallo, devo comunque predisporre un posto dove il veterinario possa lavorare tranquillamente e possibilmente anche con la luce anche nelle ore invernali buie. E lo stesso vale per il maniscalco che deve avere un posto abbastanza asciutto, pulito, pari possibilmente, perché lui deve fare tutte le sue analisi, come cammina il cavallo, come sono le appiombi, eccetera eccetera, e deve poi dopo poter lavorare. Quindi un posto che sia meglio riparato dall'acqua, ancora meglio se è una lastra di cemento o qualcosa del genere, dove poter fare tutte le sue cose, e questa è una cosa che va messa in conto, perché comunque io ho un posto dove poter fare sta roba, bisogna che me lo ricavi. E infine dobbiamo pensare anche alle emergenze. Cosa intendo per emergenze? Beh, se io porto il mio cavallo a casa, devo mettere in conto anche che questo cavallo deve essere prima di tutto, diciamo, supervisionato anche quando non ci sono. Quindi cosa migliore delle telecamere non c'è in questo caso. Piazzo un paio di telecamere, 3 telecamere nei punti strategici, in modo che sempre nell'arco della giornata posso dare un'occhiata se è tutto a posto. Altra cosa importante che rientra sempre nel campo delle emergenze è, qualora io sia lontano, magari per lavoro me ne sono andato, oppure sono in vacanza o quant'altro, chi ho come riferimento che posso chiamare, che può andare nel posto dove ho il cavallo, aprirle, entrare dentro, prendere il cavallo, aspettare che venga il veterinario e fare tutte le manovre che è necessario fare? Considerate che purtroppo chi si avvicina al mondo dell'equitazione prima o poi viene a conoscenza di questa parola bruttissima: colica. È uno dei peggiori problemi che ci possono essere nel mondo del cavallo, perché la stragrande maggioranza dei cavalli muore di colica nel mondo dell'essere umano. In natura muore perché sono mangiati, ma nel mondo dell'essere umano muoiono di colica tante volte. Quindi io devo tenere sotto controllo il mio cavallo, ma qualora ci sia l'insorgenza di una colica o delle prime avvisaglie della colica, io devo essere in grado di poter fare intervenire il più rapidamente possibile un veterinario che possa andare a fare quello che sono le cose che deve fare, ok? Oppure caricarlo, portarlo in clinica se ho un'assicurazione, eccetera eccetera eccetera. Quindi questi sono aspetti fondamentali, come è anche fondamentale tenere delle medicine che vengono chiamate salvavita e che io o chi per me deve saper somministrare, proprio a volte anche per poter dare modo al veterinario di venire e di dare un'occhiata prima ancora che sia troppo tardi. Mi viene in mente un caso per tutti: torno la sera, dopo cena vado a sistemare il mio cavallo, prima di cena magari sono tornato tardi e quant'altro, sono le 10 di sera, io mi ritrovo lì e mi rendo conto che il mio cavallo sta male, magari ha un principio di una colica, e in quel caso telefono al veterinario, il veterinario verrà, magari verrà dopo un'ora e mezzo, è già tanto se ci risponde a quell'ora. In quel caso lì io devo fare qualche cosa, magari gli faccio subito una puntura di buscopan o quello che è, o quello che mi dirà il veterinario, per prendere un po' di tempo nel frattempo che il veterinario arriva e che faccia il suo lavoro. Quindi capite che queste situazioni qua non sono situazioni che possiamo pensarci dopo, ma dobbiamo pensarci prima, e queste fanno parte delle nostre conoscenze minime di base per poter portare il cavallo a casa nostra. Quindi proviamo a riepilogare un pochino quali sono i pro e quali sono i contro di tenerlo a casa piuttosto che tenerlo nel maneggio. Tenendolo a casa, i pro possiamo dire che sono il controllo totale, assoluto dell'alimentazione, delle sue cure e quant'altro, mentre al maneggio abbiamo sicuramente minori responsabilità, ok? Perché c'è comunque qualcuno che ci pensa al posto nostro. Poi, sempre tra i pro, a casa troviamo un maggiore legame, perché chiaramente andandoci tutti i giorni e occupandomi io in prima persona di tutto quello che concerne il mio cavallo, vado a creare un legame che sicuramente è più forte rispetto che nel maneggio, dove magari ci vado in qualche caso anche un'ora alla settimana. Nel maneggio però abbiamo come pro l'accesso a strutture professionali, per cui io avrò il maneggio coperto, avrò il maneggio scoperto, se faccio salto ostacoli ho tutto quello che riguarda le barriere, ostacoli, eccetera eccetera, cosa che magari a casa mi costerebbero soldi, dovrei manutenerli, dovrei costruirli proprio da zero. Pensate, un maneggio costa caro, il campo in un maneggio sto parlando, costa tanti soldi farlo, soprattutto se lo fate trainante costa migliaia e
migliaia e migliaia, anche a volte decine di migliaia di euro a seconda di come lo fate. Non pensate che sia o che è un maneggio, no, un campo da lavoro costa tanti soldi, un campo da lavoro coperto ancora di più, quindi è una cosa che dovete mettere in conto quella. Un'altra cosa che è tra le pro di tenerlo a casa è sicuramente la flessibilità nella routine quotidiana, cioè io posso andarci quando voglio, non ho limiti di orario, praticamente faccio giustamente come se fosse a casa mia, mentre in un maneggio non è proprio la stessa cosa. D'altro canto però nel maneggio, un altro pro del maneggio è quello che ho il supporto non solo degli istruttori e del personale professionale che sta all'interno del maneggio, ma ho anche il supporto dalla comunità che gira intorno al maneggio, no? Per cui magari da cavalieri più esperti di me, persone che tanti anni che posseggono il cavallo e che magari mi sanno supportare. Io penso soprattutto nella fase iniziale, che la fase iniziale, vi ricordo, nell'equitazione dura anni, non dura un mese, in cui ho bisogno veramente di supporto, anche quelle piccole cose, no? Cioè, che ne so, il mio cavallo gli si è gonfiato i piedi, magari gli si è gonfiato i piedi perché sta piovendo e è 2 giorni che non si muove più di tanto, anche se al paddock, che si mette in un angolo, sta lì, gli gonfia i piedi, basta che lo muova un attimo e vanno a posto, non è un problema. Magari l'ho a casa, oddio che succede, mi strappo capelli perché penso che sia chissà cosa, devo chiamare il veterinario, eccetera eccetera. Lo al maneggio, quello mi dice non ti preoccupare, fallo muovere un po', è una sciocchezza del genere. Quindi il supporto intendo a 360 gradi, non solo, ripeto, quando montiamo, quando addestriamo, quando facciamo. Ma adesso guardiamo invece quali sono i contro di tenerlo a casa e i contro di tenerlo al maneggio. Sicuramente tra i contro di tenerlo a casa c'è il fatto che richiede più tempo, semplicemente perché devo dedicarmici io tutti i giorni. Quindi se io la mattina ero abituata ad alzarmi alle 7 per andare a lavorare, mi devo alzare alle 6 o meglio ancora alle 5, perché non so cosa troverò. Posso alzarmi, andare dal cavallo e trovare il beverino rotto, la staccionata giù, la macchinetta elettrica che non funziona, non lo so cosa può succedere, quindi mi devo sempre creare un po' di margine. Quindi tra i contro assolutamente troviamo che richiede più tempo. Poi, sempre tenerlo a casa, qual è un altro dei contro? Il fatto che io devo affrontare all'inizio dei costi molto importanti, perché chiaramente devo costruire tutta la struttura per tenere il cavallo, per tenere il mangime, il fieno, eccetera eccetera, dotarmi magari di un piccolo trattore, di tutta l'attrezzatura che mi serve. Quella è un'altra spesa importante che devo mettere in conto, che può essere anche molto importante, ricordatevelo. Un altro contro è sicuramente di gestire personalmente, come si diceva prima, le emergenze e l'assistenza sanitaria, perché devo avere delle conoscenze e devo avere anche una disponibilità, cioè se io il posto dove tengo il cavallo è distante da me oppure viaggio spesso, sono spesso via e a casa non ci sono delle persone che possano sostituirmi nella gestione del cavallo in caso di emergenza, per me è un problema portare il cavallo a casa, perché sarei costretto poi alla fine a dover pagare qualcheduno che lo gestisca al posto mio e che se ne prenda cura al posto mio. Allora tanto vale che lo tenga al maneggio. Tra i contro invece di tenere al maneggio c'è il fatto che ho minor controllo, dobbiamo fidarci, quindi dobbiamo affidare il nostro cavallo a delle mani che non sono le nostre e quindi dobbiamo fidarci che vengano fatte le cose come se fossimo noi o anche meglio di come potremmo fare noi. Altro contro di portarlo al maneggio è le possibili limitazioni d'accesso, perché è chiaro, io devo stare dietro un po' all'orario del maneggio. E infine i costi mensili fissi che potenzialmente possono essere anche molto alti. Poi i costi non sto qui a dirli perché al nord sono in una certa maniera, nel centro in un'altra, al sud in un'altra ancora, quindi è difficile fare una media, dipende molto anche da come viene tenuto il cavallo, dalla struttura, dai servizi che mette a disposizione il maneggio, possono variare moltissimo i costi. Sicuramente questi però sono costi fissi abbastanza importanti che io sostengo sempre al momento che decido di comprare il cavallo. Infatti tante volte io dico che il costo minore del cavallo è l'acquisto del cavallo, a parte alcuni tipi di cavalli. Poi il costo invece della sua permanenza all'interno di una struttura come può essere quello del maneggio e con tutti i servizi che ci mette a disposizione il maneggio può essere anche molto rilevante rispetto all'acquisto del cavallo. Magari un acquisto di un cavallo mi costa 5-6 mila euro, però poi dopo io spendo 4-5 mila euro tutti gli anni per tenere il cavallo nel maneggio. Questa è una cosa che va messa in conto. D'altro canto però, come dicevamo prima, i costi iniziali nel caso di portare il cavallo a casa possono essere anche veramente importanti. Supponiamo di non avere nemmeno il terreno, dobbiamo costruire tutto da zero, dobbiamo pagare dei permessi al comune, dobbiamo fare tutta una serie di messa in sicurezza del terreno, perché magari è un terreno dove ci rimane l'acqua, allora devo fare delle fosse, devo fare tutta una serie di cose che vanno messe in conto prima di pensare di portare a casa il cavallo, non dopo, perché poi fare lavori dopo è come comprare casa e pensare di fare il bagno o cambiare il pavimento dopo che ci siamo già tornati, diventa tutto molto più complicato.
ma proviamo adesso a fare un po' un riepilogo delle spese che dobbiamo affrontare in un caso e nell'altro e quelle invece che devo affrontare comunque al momento che decido di comprare un cavallo. Allora, per quanto riguarda casa, portare il cavallo a casa, abbiamo le spese dell'alloggio, quindi dell'alloggio, di tutte le attrezzature, box, recinti, tutto quello che si diceva prima, ok? Poi la manodopera, cosa intendo per manodopera? Dite giustamente voi, ma io lo porto a casa e ci penso io. Sì, ci pensi sempre te, quel giorno che vuoi andare in vacanza, quella settimana che vuoi andare in vacanza, quel giorno che te non puoi perché sei malato, perché non puoi andare dal cavallo. Devo comunque valutare questo aspetto e comunque organizzarmi in tal senso, perché se io dico vabbè, ma quel giorno ci pensa mia moglie, ho capito, ma se stiamo in vacanza un mese, quel mese chi ci pensa? Devo pagare qualcuno che ci pensa al posto mio, trovare qualche amico che magari ci scambiamo i favori e quando non ci sono io viene lui, quando magari lui non c'è vado io a occuparmi del suo cavallo. Però è una cosa che dovete mettere in conto, o costa in termini di denaro o costa in termini di tempo, ma sempre un costo è. E poi alla fine abbiamo anche l'utenze, cioè l'utenze cosa significa? Se io porto il cavallo a casa, questo cavallo avrà bisogno di corrente elettrica perché magari devo illuminare quando ci vado la sera, o se viene il veterinario la notte, o se viene il maniscalco, il pareggiatore d'inverno alle 6 fa già buio, eccetera eccetera. E non solo, devo anche prevedere l'acqua per forza che la tiri su da un pozzo, che in quel caso bisogna che ci abbia la corrente per tirarla su dal pozzo, oppure che la porti attraverso tutto quello che è necessario fare da casa se abito vicino, o chiedendo il permesso al comune, facendo proprio un discorso di portare l'acqua lì. Fatto sta che comunque è una cosa che devo mettere in conto, e a volte quella parte là può essere anche molto costosa. Io quando ho comprato qui, ma si parla del 2006, non c'era la corrente elettrica. Noi per un anno siamo stati, nel frattempo che si aspettava attraverso tutte le procedure per avere la corrente elettrica, siamo stati con un generatore elettrico, e vi posso assicurare che non è per niente comodo. Dice sì vabbè, sai, sì vabbè se te l'accendi un'ora la sera quando sistemi i cavalli, poi piano piano il generatore ti smette di funzionare, ha bisogno di manutenzione, quella volta che ne hai bisogno non funziona, insomma non è una cosa così. Poi dice vabbè, metto pannelli fotovoltaici, ci sono varie soluzioni, alla fine tutte però hanno un costo, ok? Quindi anche quello va messo in conto. Per quanto riguarda il maneggio, abbiamo l'affitto del box, della stalla, del paddock, chiamatelo come vi pare, e dei servizi annessi, e abbiamo la possibilità di, spendendo ovviamente, acquistare delle lezioni o di far seguire il nostro cavallo in delle sessioni di addestramento. Quindi chiaramente nel maneggio sono molto svincolato da tutto, però mi può costare anche molto. E poi c'è un'altra parte invece di spese che dobbiamo mettere in conto, che però sono generali, cioè è una cosa quella lì che ce l'avete comunque, sia se lo tenete a casa il cavallo, sia se lo tenete al maneggio, e sono l'assistenza veterinaria, vaccini, tutta quella roba là, che con vermifughi, che comunque che l'abbiate a casa o al maneggio dovete spenderli voi. Abbiamo tutta la parte di cura del piede del cavallo, quindi mascalcia, pareggio e quant'altro. Poi abbiamo l'alimentazione, che nel caso che io sia a casa me ne devo occupare in prima persona, ma comunque per me ha un costo. Nel caso che lo tengo al maneggio, una parte mi viene spesata dal maneggio, è all'interno della retta molto spesso, però se io poi dopo voglio aggiungere qualche cosa perché ho bisogno di dargli un integratore, perché ho bisogno di aiutare il mio cavallo in qualche maniera, quella roba lì comunque ricade su di me, quindi è comunque una spesa. E poi la parte dell'assicurazione, non dimenticatevi che al momento che comprate un cavallo la prima cosa che dovete fare è assicurarlo. Per quanto riguarda la sua salute è un conto, è opzionale, potete farlo, ne ho già parlato in un altro mio video. Ci sono delle assicurazioni, non in Italia almeno che io sappia, all'estero ci sono, tipo la Catherine de Bull ed altre, che permettono di assicurare il proprio cavallo, cioè nel caso che si faccia male loro pagano le spese mediche. Però non è di quel tipo di assicurazione lì che sto parlando io, e quello che vi ho messo in questa voce qua. Questo tipo di assicurazione è quella che vi tutela nel caso in cui il cavallo vi scappi, mentre che ne so, andate fuori in passeggiata, cadete, il cavallo scappa, entra in mezzo a una strada, fa un macello, oppure lo tenete alla lunghina e per qualche motivo vi scappa, travolge una persona, tira un calcio, ecco, quel tipo di assicurazione lì. Quello dovete parlare con il vostro assicuratore. Molto spesso c'è quella famosa del capofamiglia che in alcuni casi prevede anche fino a 8 animali, compreso il cavallo, ma queste sono cose che dovete parlare con il vostro assicuratore. Però questa qui è una cosa che io direi che è obbligatoria al momento che avete un cavallo. Pensate di portare a casa un cavallo, questo cavallo avete fatto male alla recinzione, lui riesce a uscire, scappa, va via, entra in mezzo a una strada, passa uno con la macchina, lo prende in pieno, si ammazza. Pensate a uno scenario del genere, lo so che è raro per fortuna, ma
pensate a una situazione del genere, sicuramente in quel caso lì vorrete essere assicurati, quindi non ve la buttate sotto gamba come si dice noi in Toscana, cioè cercate di metterci l'attenzione che è necessario. Come avete visto, diciamo, le cose da tenere di conto prima di portare il cavallo a casa sono molteplici. Riguardatevi questo video un po' di volte, fermatevelo magari nei punti cruciali dove avevo scritto delle cose nella lavagna, cercate di fare i vostri conti, di controllare tutto e poi verificate se è il caso di portarla a casa oppure no. Ma voglio terminare questo video ricordandovi che si parte tutto dalla prima cosa di cui ho parlato all'inizio. Dovete portare il cavallo a casa solo dopo che avete raggiunto un certo livello di conoscenza di base di quelle che sono le esigenze del cavallo. Non buttatevi in questa avventura senza aver fatto prima un po' di scuola generale. Potete essere dei provetti saltatori o dei bravissimi slider, ma se non avete delle competenze di base buone, solide su quelle che sono le necessità del vostro cavallo, non lo portate a casa. Vi mettete in un mare di guai, voi e il vostro cavallo. Ve lo do veramente come consiglio spassionato. Io ritengo, personalmente, vi do la mia opinione, che se avete un cavallo solo probabilmente la cosa migliore è tenerlo in un maneggio, non tenerlo a casa, a meno che non abbiate già una casa con il campo davanti grande, quindi diciamo avete tutta una serie di facilitazioni dal punto di vista della struttura, allora in quel caso lì potete valutarlo, però altrimenti vi conviene tenerlo in un maneggio, in mano a persone competenti, con tutta l'assistenza del caso, la struttura. Se avete bisogno andate là e ve lo prendete. Molte volte capita che persone che andavano tutti i giorni al maneggio, prendevano il cavallo, lo montavano, facevano le passeggiate, facevano questo, facevano quello, dopo che l'hanno portato a casa hanno smesso di fare tutto, perché non hanno più un campo dove poter lavorare, sono magari in una zona dove le passeggiate non sono facili, perché magari è troppo industrializzata o roba del genere, o non hanno semplicemente tempo, perché quel tempo che hanno a disposizione, che prima dedicavano esclusivamente al loro cavallo, dopo lo devono dedicare a pulire, mettere a posto, aspettare quello che gli porta il fieno, mettere in ordine il fieno sotto la capanna, fare tutte quelle attività che normalmente in un maneggio fanno altre persone, ma in quel caso lì dobbiamo fare noi in prima persona, e quel tempo o lo togliamo da altre cose oppure va a ricoprire, a rimpiazzare quel tempo che prima dedicavamo al nostro cavallo. Questo è un altro aspetto che io dico sempre a tutti di tenere ben presente. Diverso è se uno ha 7-8 cavalli, allora in quel caso lì vale la pena, perché magari la differenza di costo che va a risparmiare è notevole, però è anche vero che con 7-8 cavalli, se quello fa un altro lavoro, gli tocca assumere una persona per gestirli, per metterli in ordine, per muoverli, per pulirli, per sistemarli, quindi poi non lo so se conviene poi così tanto. Comunque sono tutte valutazioni che lascio a voi. Vi aspetto nei commenti, così magari se avete voglia mi fate qualche domanda, oppure se mi dite la vostra opinione e la vostra esperienza. Questa è la mia opinione, questo è quello che nell'arco degli anni, ormai cominciano ad essere 34 anni, 35 forse, no, sono 35, mamma mia, e ho accumulato un po', in base a tanti errori che ho fatto, in base a tante cose che ho visto e quello che mi è stato raccontato dai miei mentori, quindi magari se riassumiamo anche la loro esperienza diventano più di 35 anni. Detto questo, lascio a voi la parola e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely.